Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli, ascendente Gemelli, Luna o Venere in Gemelli. Andiamo a iniziare questo viaggio del ti presento il tuo vero amore. Andiamo a vedere chi è la persona che ti corrisponde, chi è la persona che ti meriti per diritto divino, cosa stai attirando a te in base alla tua frequenza, in base a come stai vibrando. Ribadisco che all'esterno arriva sempre quello a cui noi vibriamo all'interno. E adesso ti andrò a descrivere il tuo vero amore, come stai vibrando all'interno ciò che meriti, ok? Quindi ragazzi miei ragazzi, partiamo insieme per questo viaggio. Andiamo a mettere prima la parte oracolare, poi dopo andiamo a vedere il temperamento di questa persona, chi è questa persona, cosa fa questa persona, ok? Andiamo a vedere cosa ci descrivono i tratti somatici piuttosto che di cosa si occupa. Andiamo a vedere. Allora, Gemelli, ascendenti e Gemelli, ti presento il tuo vero amore. Vediamo un po'. Carta di partenza oracolare, come stanno vibrando le mie ragazze, i miei ragazzi, quali sono i messaggi angelici che possono anche riguardare altri ambiti, che fanno poi un tutt'uno. Andiamo a vedere. Gemelli, ascendenti e Gemelli, Luna o Venere in Gemelli, carta di partenza. Allora, villano, sempre è possibile riscrivere la storia. Questa è una carta che mi sta parlando del fatto che avete combattuto molto per arrivare al punto in cui siete oggi. Avete rinnegato, vi siete rinnegati e avete iniziato ad amarvi. Questa è una carta che mi parla di una grande lotta, di una grande per salire, per vedere la luce nuovamente, una grande lotta, una situazione di lotta interiore, emozioni in subbuglio che avete perfettamente portato in equilibrio. Sempre è possibile riscrivere la storia, state riscrivendo la storia della vostra vita. Proprio grazie al fatto di essere grandi combattenti, grandi guerrieri e guerriere, state riscrivendo la storia della vostra vita. Quindi state riscrivendo anche il rapporto relazionale con l'altro, come deve essere una relazione sulla base di quello in cui voi credete, sulla base di quello a cui voi siete arrivati ad essere. Ok. Qua mi dice che avete avuto tante tempeste emozionali e adesso qua ci sono delle note, una musica che nella tempesta inizia a scorgersi. Ok, e già si preannuncia una stesa molto interessante. Vediamo di cosa parla questa musica. Vediamo un po'. Cosa ci dicono gli angeli rispetto a ti presento il tuo vero amore, Gemelli, ascendente Gemelli, Luna o Venere in Gemelli, ti presento il tuo vero amore. Cosa ci dicono gli angeli? Sì, state avendo una purificazione spirituale. Questa è una persona che arriva proprio davanti a te quando sei purificata e purificato. Realizzazione e successo. Stai avendo una grande purificazione spirituale alla base di una situazione emozionale in conflitto. Ti stai purificando da energie tossiche, relazionali. Va bene? Andiamo a vedere ancora cosa ci dicono gli angeli rispetto a ti presento il tuo vero amore, Gemelli. Eliminare le piaghe, stai eliminando tutto ciò che è negativo a livello relazionale, ma perché lo stai eliminando dentro di te? Secondo respiro, è come se finalmente tornassi a respirare di nuovo con questa persona che arriva nella tua vita. Può anche esserci già questa persona, può essere una persona nuova. Io ti descrivo quello che dicono le carte rispetto a quello che sta arrivando da te, che meriti, il tuo vero amore. Allontana le cattive influenze. Molte di voi si sono allontanate da persone tossiche che generavano energia tossica. La persona tossica in sé non esiste, sono energie tue interne che l'altra persona fuori ha un accordo con te che ti stimola l'energia tossica affinché venga fuori e possa essere ripulita. Qua stai avendo una purificazione spirituale da tutte le zavorre interne affinché possa tu realizzare una relazione integra e sana. Ok, con questa persona che ti andrò a descrivere. Cosa ci dicono le fate? Sapete, le fate possono dare anche altri messaggi di altro genere che poi si collega al tutto. Autunno. Il grano è maturo, ragazze mie. Autunno, qua dice in autunno ogni cosa giunge a maturazione e puoi fare un meraviglioso raccolto di ricchezza e abbondanza.
Allora, qua mi stanno dicendo che probabilmente, allora, questo video è un video sempre valido al momento in cui lo guardi. Se l'autunno è appena passato, stiamo registrando questo video in inverno, l'autunno è appena passato, significa che in questo autunno che è passato tu hai avuto gli ultimi colpi di coda del tuo ego affinché tu purificassi le zavorre interne e quindi adesso finalmente inizi a respirare. Mm. Oppure se stai guardando questo video in autunno o prossimità all'autunno, tu adesso incontri questa persona in autunno, ok? Dipende quando guardi il video. Ok, andiamo a vedere un'altra carta. Questa è uscita da sola, si è girata da sola. Le fate cosa ci dicono? Gemelli. Addio al vecchio, benvenuto al nuovo. Hai concluso una parte della tua vita, ora sta per iniziarne una nuova e persino migliore. Vedi come si parlano poi? Guarda, una relazione appagante sotto tutti i punti di vista, senza più le zavorre interne, ragazze mie e ragazzi. Addio al vecchio, benvenuto al nuovo. Assolutamente, molti di voi è una nuova persona, assolutamente nuova di zecca, sicurezza di sé perché tu hai preso sicurezza e fiducia in te stessa e in te stesso. Difendi quello in cui credi e di sì solo se ne sei convinto, cioè hai iniziato a dire sì a delle cose, hai iniziato a dire no a delle altre dove tergiversavi magari. Ok. Andiamo a vedere ancora sulla parte oracolare. Allora, vediamo di metterci questi adesso. Vediamo un po' ancora come viaggiamo, come stiamo viaggiando, vediamo un po' cosa ci dicono questi oracoli. Ti presento il tuo vero amore, vediamo ancora quali sono i messaggi principali. Girare in tondo, un aiuto. Scambiarsi i doni. Guarda ragazze, è tempo di fare un sonnellino. Dopo tanto tempo di attesa, è tempo di fare un sonnellino rispetto a una storia infinita, forse qualcosa o qualcuno che non riuscivate a lasciare andare, assolutamente. Qua, questo era un karma che si doveva chiudere, girare in tondo. Un aiuto è proprio, ti viene dato un aiuto dall'universo facendoti arrivare questa persona con cui ci sarà un meraviglioso equilibrio, ci saranno dei doni, una persona che ti sorprenderà. Ok, una persona che ti sorprenderà. Andiamo a vedere adesso cosa ci dicono gli oracoli di Sefirion. Gli oracoli di Sefirion, cosa ci dicono gli oracoli di Sefirion? Rispetto a ti presento il tuo vero amore, gemelli, ascendente gemelli, luna o Venere in gemelli. Wow, la sacra unione per te sta arrivando, ierogramma interiore nozze alchemiche. Qua tu sei tornata ad essere, o tornato ad essere finalmente in equilibrio, un equilibrio del tutto nuovo, ricordiamo nuovo, qua arriva esattamente la persona con cui ci sarà un'unione sacra. Un'unione sacra, wow! La riconoscerai subito. Fammene mettere un'altra, la riconoscerai subito. Fammene mettere un'altra. Assolutamente sì, il tuo istinto la riconoscerà subito. Segui il tuo istinto primordiale, libertà, sei libera da queste catene del passato, da queste zavorre, da queste piaghe. Addio al vecchio, benvenuto al nuovo. Per molti di voi è una persona completamente nuova, o che state conoscendo già da poco, o che conoscerete a breve proprio. Il tuo istinto ti dirà che è quella la persona. Se ci sono state situazioni tossiche, relazioni tossiche, persone che hanno instillato in voi della tossicità, non sono quelle. Il tuo istinto lo sa di che cosa sto parlando, ok? Quindi qua c'è una persona completamente pulita, nuova. Peraltro, ripeto, vedete dove vi risuona. Io vi dico quello che leggo, va bene? È possibile state ricreando anche una stessa persona che avete già conosciuto in questa veste qua, eliminando le piaghe. Dovete adattarla alla vostra situazione, ok? Andiamo a vedere adesso. Entriamo nel vivo del temperamento di questa persona. Chi è questa persona? Il temperamento di questa persona. Temperamento di questa persona. Chi è questa persona? Qual è il temperamento di questa persona? Cosa fa questa persona? Com'è questa persona? Cosa ci raccontano gli oracoli degli archetipi? Cosa fa questa persona? Il temperamento? Chi è questa persona? Schiava.
Allora, sottomettere il vostro potere di scelta alla divinità con l'assoluta confianza. Allora, mi stanno parlando di te ancora qui, che tu sia un uomo o una donna. Allora, mi stanno parlando del lavoro spirituale che hai fatto per purificarti, per togliere le piaghe, le zavorre emozionali. Mi stanno dicendo che tu ti sei fatta sottomettere dal tuo ego, servendo l'ego e non servendo la parte spirituale. Quindi questa è una persona completamente nuova, cioè è nuova rispetto a queste dinamiche, mi spiego? Ok. Andiamo ancora, chi è questa persona? Chi è questa persona? Samaritana, perfeziona le tue capacità per aiutare a quelli che preferi ignorare. Guarda ragazzi, questa è una persona che fa del bene agli altri. Da buon samaritano, il buon samaritano, una persona che fa del bene agli altri. Quindi vuole condividere, fa del bene agli altri, aiuta gli altri a stare bene. Mi stanno iniziando a descrivere un po' come questa persona. Fa del bene agli altri. Ancora, chi è questa persona? È un messia. Fa del bene agli altri e serve gli esseri umani con umiltà. Guarda, è una persona speciale questa, ragazze mie, è una persona speciale questa, sì. Questa è una persona con cui ti specchi la stessa ferita dello schiavo da cui siete usciti entrambi. Cioè avete sottomesso l'ego a favore, avete sottomesso la divinità a favore dell'ego, invece adesso sottomettete l'ego a favore del vostro Dio che vi incarna. È una persona che fa bene agli altri, serve gli altri con umiltà, gli piace, lo riempie a questa persona servire gli altri con umiltà. Ancora le caratteristiche di questa persona voglio sapere. Specialista in reti sociali, empatica, una persona empatica può lavorare su internet o essere specialista in reti sociali oppure essere specialista proprio a connettere con le persone perché abbiamo visto che fa bene alle persone, è una persona che guida gli altri però senza aspettarsi nulla, nel senso gli piace guidare gli altri, allo stesso tempo lo fa per un bene superiore che poi è anche il suo bene e mi dice che può lavorare su internet o avere molte connessioni su internet o avere un lavoro che ha a che fare proprio con il sociale. È una persona empatica, è una persona che ha una grande coscienza sociale, una persona che ha un grosso senso di umanità del collettivo, forte il segno dell'acquario, sì? E anche per le innovazioni, è una persona innovativa, innovativa. Ancora, chi è questa persona? Questa persona può essere padre e quindi aver sviluppato un grande senso di responsabilità verso il prossimo, anche. Può essere padre e avere dei figli o voler essere padre. mm? E una persona dice talento per creare la vita e appoggiarla, la luce positiva orientata dentro un'unità tribale. È una persona che la vedono come guida, ma ella stessa, questa persona non si mette come guida, la vedono gli altri come guida, una persona che appoggia gli altri, ripeto, può anche essere padre e aver sviluppato una certa attitudine, no, di protezione verso gli altri, di accudimento verso gli altri, è un'ottima guida anche per la propria famiglia, mi viene da dire. Ancora, chi è questa persona? Cosa fa questa persona? Questa è una persona che è giocatore, è una persona a cui piace forse anche giocare con la vita, è una persona che sa che gli piace rischiare. Volontà di seguire la tua intuizione, incluso quando gli altri hanno dubbi su di te. Quindi questa è una persona che quando ha un'intuizione la segue anche se gli altri dubitano di lui o di lei. È una persona che gli piace rischiare, nonostante sia una persona responsabile, è una persona che gli piace rischiare, è una persona che gli piace giocare, può anche avere a che fare con dei giochi, giochi a più livelli, a livello di professione. Può avere dei giochi a livello su internet, sì, però è un messia, ricordiamo, quindi è una persona che fa bene agli altri. Ok. Forte il segno dell'Ariete. Andiamo a vedere ancora chi è questa persona. Sono uscite due. È una persona che sa godere dei piaceri della vita, edonista, è una persona che tutto ciò che tocca diventa oro. Questa carta, se non sbaglio, è uscita anche
alla bilancia. Mm. Può essere bilancia anche, o cancro bilancia. E allora, questa è una persona che sa godere dei piaceri della vita, edonista. Cioè, proprio, sa godere proprio dei piaceri della vita, lo fa con grande entusiasmo. Qua mi dice abilità imprenditoriali o creative per convertire qualsiasi cosa in oro, si diletta condividendo la ricchezza della vita. Quindi può essere un imprenditore, assolutamente sì, e gli piace godere dei piaceri della vita, sì. È una persona che rischia, questa, è una persona che rischia, con cui non ti annoi mai, assolutamente con cui non ti annoi mai, ha sempre idee creative nuove, ok. Andiamo a vedere, adesso entriamo ancora di più nella profondità con l'oracolo dello sciamano, andiamo a vedere il temperamento ancora più in profondità di questa persona. Il temperamento di questa persona, voglio sapere il temperamento di questa persona, chi è questa persona, gemelli, ascendente gemelli, luna o venere in gemelli, il temperamento di questa persona. Questa è una persona che sa camuffarsi bene per ottenere quello che vuole nella vita. Il coyote mi parla dell'imbroglione sacro, un po' come il giocatore, no? È una persona che laddove deve utilizzare un determinato atteggiamento per ottenere quello che vuole, e se è conforme ai suoi ideali lo utilizza. È come se mi metto mi metto utilizzo il linguaggio giusto per quella persona, utilizzo il linguaggio giusto per quell'altra persona. Essendo specialista in rete, cioè avendo a che fare con le persone, sa adeguarsi perfettamente a chi ha davanti. Mm? Sa adeguarsi perfettamente a chi ha davanti. È un giocatore, alcuni di voi può essere anche un giocatore, può essere stato un giocatore d'azzardo anche, però che è una persona con cui non ti annoi, una persona con cui cioè, rischia. Ancora, chi è questa persona? Il temperamento di questa persona? È una persona che quando ha rischiato ha anche perso, Pachamama, e ha fatto i conti con i suoi errori ed è per questo che è maturato molto. Sì, è una persona che può anche avere a che fare con situazioni ambientali, essere al servizio di tipo ministro dell'ambiente, cioè, non ministro, però avere a che fare con qualcosa che ha a che fare con la terra, la cura degli alberi, la cura dei boschi, sì, ok. Ancora, chi è questa persona? Il temperamento di questa persona? Gli anziani può essere una persona molto saggia o anche più grande di te. Può essere una persona molto saggia o anche se non è più grande di te o è più piccolo di te, è una persona molto saggia. Gli anziani. È una persona che si lascia guidare dalla sua esperienza anche perché ti ho detto qua è caduto e si è rialzato anche grazie al fatto che ha rischiato e ha vinto. Perché ha vinto? Perché non si è mai dato per vinto. Quindi ha acquisito una grande saggezza. Ancora il temperamento di questa persona. Questa è una persona che ha fatto i conti con il male nella sua vita. Abbiamo la maledizione qua. Forse una maledizione karmica della famiglia e da cui si è redento, è uscito fuori da questa maledizione. Ha fatto i conti con un karma pesantissimo, la maledizione, dovuta a degli inganni. Sì. E come si è redento da questa maledizione? Ancora il temperamento. Il mondo superiore, seguendo la guida divina. Questa è una persona che quando è caduta ha avuto tanta rabbia con se stesso e con il mondo. E questa rabbia ha fatto sì che il fuoco alchemico bruciasse dentro questa persona e si è redenta. Il mondo superiore mi parla di una forte rabbia che l'ha trasmutata in qualcosa di divino, che gli ha dato la possibilità di non arrendersi mai, di non darsi mai per vinto, seguendo il suo istinto, l'avevamo visto anche qua, il suo intuito superiore. Ok. Andiamo a vedere ancora il temperamento di questa persona. Il viaggio è una persona che gli piace esplorare e conoscere territori nuovi e mondi nuovi. È una persona che non si dà per vinta, è una persona che quando passa un treno lo prende, va bene, non se ne lascia scappare uno. È un grande guerriero che ha imparato dal proprio karma.
Può essere una persona in viaggio, ripeto, per lavoro, essere il segno del Sagittario, gli piace anche, o ascendente Sagittario, o avere anche il nodo nord in Sagittario. Sì, una persona di grande spessore e valore. È una persona che gli piace la cultura straniera o essere a contatto con persone che non conosce per conoscere. Grande sete di conoscenza, ecco perché è anche un grande giocatore del nuovo, la scoperta, il rischio. Ok. Voglio vedere cosa ci dicono le carte degli angeli queste rispetto ancora a questa persona. Cosa ci dicono le carte degli angeli rispetto all'affermazione ti presento il tuo vero amore? È una persona con cui non ti annoi mai, eh? Ok. Cosa ci dicono le carte degli angeli rispetto a ti presento il tuo vero amore? Eccola. C'è qualcosa di meglio. Quando conoscerai questa persona, tu capirai che quella sensazione che avevi del tuo passato, che c'era qualcosa di meglio, è arrivata. Ok? C'è qualcosa di meglio, ok. Ancora rispetto a questa persona, rispetto a quello che ti vogliono dire, abbondanza. Questa è una carta che mi dice ci sarà anche grande abbondanza economica per te. Grande abbondanza economica per te, anche questa persona sta nell'abbondanza, mi dice. Opportunità, mi parlano molto di denaro, è possibile sia per te che arrivi l'abbondanza, opportunità di denaro, di economia che ti fanno innalzare il tuo livello vibrazionale, anche che questa persona sia nell'abbondanza e ti offrirà delle opportunità anche di crescita, anche a livello lavorativo. Cioè, a livello proprio lavorativo, che vuol dire? Che ti darà anche dei ottimi suggerimenti. Un'altra carta, perdono. Questa è una persona che ha attuato il perdono nella sua vita grazie a questo karma importante che aveva. È una persona che si è redenta. Sì. Per alcuni di voi la conoscete già questa persona, per altri è completamente una persona nuova. Diamone un'altra di questi angeli. Sei pronto? Bellissimo. Sei pronto a ricevere l'amore di cui ti sto parlando. Eccezionali carte qua, eh. Andiamo a vedere adesso, voglio vedere con queste. Allora, ti presento il tuo vero amore. Cosa ci dicono gli oracoli delle porte? La porta d'inverno, qua è un arco temporale, mi sta dicendo che in inverno tu conoscerai questa persona. Ok, qua ti ho detto autunno. O dipende quando tu guardi questo video. Stiamo registrando questo video in inverno e in inverno tu conoscerai questa persona o già la conosci questa persona. È un arco temporale questo, un arco temporale. E mi dice che la riconosci subito, ma durante l'inverno farai esperienza della relazione con questa persona, ti darai conto di questa persona. Ok. Diamone un altro oracolo delle porte, ti presento il tuo vero amore. I guardiani delle porte è qualcosa che custodirai dentro. È qualcosa che custodirai dentro. Il sapere già che questa... Cioè, allora tu la riconosci subito questa persona. Lo porti dentro di te. Non lo gridi ai 420. Va bene? Lo riconosci subito perché nel tempo dell'inverno tu ti darà prova che quella persona, quell'istinto che avevi riconosciuto subito. I guardiani delle porte mi dice che anche qua è una persona che sa proteggere i propri interessi, sa proteggere i propri interessi, è uno stratega anche, ancora, cosa ci dicono? La porta della luna, qua mi dice che tu sarai molto importante per la vita di questa persona, d'altronde e ti presento il tuo vero amore, farà venire fuori la parte tua femminile più creativa, ecco perché ti ho detto, forse a livello lavorativo tu ti sviluppi proprio con questa persona, una parte creativa che non credevi di avere. E questa è una carta che mi dice poi anche che una persona importante, femminile della tua vita ti presenti questa persona. Va bene? Una donna importante ti presenta questa persona. Se sei un uomo,
e ti interessano le donne, questa è la donna della tua vita, ok? Wow, mamma mia, che bomba, ragazze mie. Ok. Andiamo a vedere adesso. Io voglio vedere chi è questa persona ancora. Dove stanno le carte quelle? Scusate, qua c'è 2000. Eccoli. Cosa fa questa persona? Di cosa si occupa questa persona? Cosa fa questa persona? Cosa fa questa persona? Di cosa si occupa questa persona? Cosa fa? Ne voglio mettere una qua e una sibilla qua. Cosa fa questa persona? Di cosa si occupa questa persona? Qua abbiamo il mondo che mi parla o di viaggi o di spostamenti, può viaggiare per lavoro, specialista in reti sociali o nella società, mi parla di una persona molto connessa con gli altri. Qua c'è prigione, può essere che è una persona che è molto dedita al suo lavoro e a volte si sente imprigionato in questo. Ancora, cosa fa questa persona? L'eremita mi può parlare di una persona che... Aspetta, adesso gli dico, a fianco all'eremita cosa c'è? Ok, il 3 di bastoni. Allora, questa è una persona che può avere a che fare con, spesso è molto implicato nel suo lavoro e si lancia molto nel suo lavoro e spesso può sentirsi un po' incatenato nelle sue questioni lavorative. Questa allo stesso tempo è una persona che a livello lavorativo è molto cauta nel fare degli investimenti, anche se abbiamo visto giocatore, cioè è una persona che gli piace, c'è questa dicotomia, gli piace il rischio, prova, a volte gli è andata male, ha imparato dai suoi errori, allo stesso tempo è una persona che ha imparato da questo a essere cauta, come ci insegna l'eremita, a guardare i suoi errori del passato e questo gli permette di sbagliare sempre meno, aprendo il cammino a nuove opportunità, seminando sempre cose nuove grazie agli errori che ha fatto nel passato. Anche magari una persona molto dedita al lavoro in cui si è sentita imprigionata, adesso sa che deve fare le cose in modo diverso, fatte bene, essendo più cauto, dando spazio anche ad altro nella sua vita. Andiamo a vedere ancora cosa fa questa persona. Qua abbiamo Re di Spade, forti segni, fortissimo il segno dell'Acquario, Gemelli, Bilancia. Abbiamo una persona che è molto ironica a volte, cioè ha un'ironia raffinata, come il segno dell'Acquario ci insegna, ma anche il segno del Gemelli, della Bilancia. Un'ironia molto raffinata e un uomo d'affari. È un uomo d'affari. Qua c'è un uomo in giacca, cravatta, vedo una persona con i capelli corti, anche gli occhiali talvolta. Sì, vedo una persona che è sempre alla ricerca, no? Vuole realizzare se stessa, allo stesso tempo aiuta gli altri, ha i valori umanistici, mi verrebbe da dire, dell'acquario, come diceva il Messia, lo specialista nell'empatia in rete, una persona che ci sa fare con gli altri. Vediamo, 2000 carte si stanno girando, ok. Andiamo a vedere ancora cosa fa questa persona. E una persona a 10 di coppe qua la casa, che può avere a che fare con le case, può avere degli appartamenti, case vacanze, può fare anche più due lavori, o avere delle entrate extra che mi parlano di case vacanze, di affitti, di appartamenti, può fare più lavori, diciamo, sì. Ancora, cosa fa questa persona? Qua abbiamo la morte, è una persona che si adatta ai cambiamenti, seppur gli può costare, ma si adatta ai cambiamenti. Qua c'è una farfalla e mi può parlare anche di una persona che si interessa di cambi e di cambiamenti a livello lavorativo. Mi spiego? È dominata anche qua questa carta da Plutone, è una persona che può avere a che fare anche con i cambiamenti. Ok, una persona che può avere a che fare con il cambio, i cambiamenti, perché no, anche con delle materie esoteriche, la morte, una persona che ha a che fare con dei cambiamenti anche e che non si tira indietro quando ci sono dei cambiamenti da fare, perché da una parte c'ha la voglia di, no, di lanciarsi, dall'altra ha imparato anche quando si è lanciato che magari ha fallito, è caduto, ha imparato anche da quelle difficoltà, però non lo frenano i cambiamenti, ecco, ok. Andiamo a vedere adesso questa persona nei tuoi confronti, Gemelli, ascendente Gemelli,
Luna o Venere in Gemelli, questa persona nei tuoi confronti, il Papa, la giustizia, forte il segno del Toro e della Bilancia, ok? E il Re di Coppe, questa persona sarà innamoratissima di te. È una persona che per diritto divino arriva nella tua vita donandoti tutto il suo cuore. Una persona matura, responsabile, e non ti nego che è una persona che vorrà subito qualcosa di serio e molto concreto con te. Ti parlo di convivenza e matrimonio, perché il Papa e la giustizia mi parla di convivenza, persona seria, giustizia, matrimonio scritto, civile proprio. E qua è proprio la persona giusta, cioè persona giusta. Forte il segno anche del cancro, cancro, scorpione o pesce o Venere e Marte in questi segni e ascendente. Questa è una persona che può avere delle responsabilità importanti legate anche alla giustizia, lavorare per un ministero o avere anche importanti obbligazioni con la giustizia, avvocato, giudice o comunque avere a che fare con la giustizia, e portare il bene in quello, diciamo. Nei tuoi confronti un'energia pazzesca, ragazze e ragazzi, mamma mia, ok? E voglio vedere adesso con queste carte della Dea come ti vede questa persona, come ti vede questa persona, come ti vedrà questa persona. Qua c'è un imperatore, ti vede come una persona che sa quello che vuole e lo consegue, ti vede come una persona che conquista tutto ciò che vuole e lo attiri molto, non solo c'è amore, lo attirerai molto. L'imperatore mi parla anche di questa persona stessa, che è una persona che può avere un ruolo importante a livello sociale o essere una persona che è determinata a conseguire i suoi obiettivi. Forte il segno dell'Ariete. Ancora, come ti vedrà questa persona? Ti vede come colei che sa, regina di coppe, empatizzare, come colei che sa, una persona, ti vede anche una persona molto paziente, ti vedrà così. Molto paziente anche rispetto magari a delle sue rigidità, tu lo farai sbloccare, ok? Ancora, come ti vedrà questa persona? Ti vedrà come la luce in fondo al tunnel, ok? Gli accendi proprio la parte magica a questa persona e questa persona accende la parte intuitiva e femminile che è in te, va bene? Ok, ti vedrà anche come colei che sa tenere i segreti, colei che sa empatizzare, è una stesa molto forte di grande impatto, ragazze. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Sei l'unica al mondo che può seguirmi sulla vetta più alta delle montagne e nell'abisso più profondo degli oceani. Questo è il succo di quello che ti ho detto fino adesso. Questa è una persona che si rende consapevole che insieme a te tu puoi stare insieme a lui o a lei nei successi più grandi e nelle disgrazie più terribili. Cioè non si vergogna di niente davanti a te. Cioè, sei l'unica al mondo che può seguirmi sulla vetta più alta delle montagne e nell'abisso più profondo degli oceani. Cioè, sei l'unica al mondo che può stare accanto a questa persona. Wow! Cos'altro ti dirà questa persona? Autenticità. Con te posso essere autentico, tutto quello che sono, nel male e nel bene. So che tu mi senti, mi empatizzi, regina di coppe. Cos'altro ti dirà questa persona o l'essere di questa persona? Amore, non ti ho mai dimenticata, se mai ti dicessi il contrario non dovresti credermi. Per alcuni di voi che conoscono già questa persona è un messaggio specifico che ti ha detto magari di averti dimenticata o di averti dimenticato dandoti un'energia di tristezza, di rabbia, ok? È un messaggio specifico per alcune di voi. Invece per altre, se non c'è nessuno, comunque sia, l'energia è l'energia dell'amore che parla a te e ti dice, amore, non ti ho mai dimenticata, cioè l'amore non ti ha mai dimenticato a te. Anche se hai pensato il contrario a volte, non gli crederai più. Va bene, non crederai più che l'amore ti abbia mai abbandonata o abbandonato, perché eccolo, arriva, ricordiamo che carte magnifiche gli sono uscite, ok? Meraviglioso e molto toccante e commovente, ragazze mie e ragazzi. Ci aggiungiamo due segni zodiacali in più per andare a completare la lettura. Toro,
perché è uscito anche l'edonista qua, se non sbaglio, no? Molto a che fare col toro, se non sbaglio è uscito l'edonista, non mi ricordo, sì, penso di sì. E quindi toro o ascendente toro, che segno può essere ancora questa persona? E Scorpione o ascendente Scorpione, Luna Venere in Scorpione. Quindi o Toro o Scorpione, tutti quelli che abbiamo descritto prima, va bene? Quindi ragazzi miei ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, augurandovi il meglio del meglio possibile, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!